Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno e le tendenze energetiche disponibili per l'economia dei prossimi 30 giorni. Ok. Ragazzi, abbiamo morte, carro e matto. Sembra quasi iniziare un nuovo periodo a livello finanziario, cioè come la chiusura di un capitolo con la carta della morte, il dare una direzione a questo nuovo inizio. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, il link alla promozione valida fino al 14 di febbraio ed è la promozione della lettura semestrale e in più sempre in descrizione trovate anche i link per i corsi gratuiti presenti sul canale e per il corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, ok, partiamo con una sacerdotessa. Abbiamo un 2 di bastoni, un 2 di pentacoli, abbiamo la carta della temperanza, quattro di pentacoli, 4 di coppe, re di spade e 3 di coppe. Adesso ragazzi andiamo a vedere un po' l'energia generale del mese e vi consiglio comunque di integrare questa lettura con la semestrale del 2026, c'è una playlist apposita con l'oroscopo annuale e stagionale. Tenete presente che sono indicazioni energetiche e se dovete muovere molto denaro è meglio farsi consigliare da un esperto. Allora, la cosa che mi colpisce qui è che ci sono 3 due inizialmente, 2 della sacerdotessa, 2 di bastoni e 2 di pentacoli. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Abbiamo un asso di coppe e un re di bastoni. Potrebbe esserci qualche nuova idea. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Quattro di pentacoli che avete già qui e 8 di pentacoli. Dunque il 2 di bastoni indica una sorta di indecisione, ragazzi. Qui la sensazione è che da un lato ci sia già un qualche cosa di esistente, dall'altro si tratta di dare o una nuova direzione a questo qualche cosa che già esiste, o potrebbe essere il decidersi di iniziare qualcosa. Qui l'idea c'è con l'asso di coppe. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli. 7 di spade. E cavaliere di bastoni, datemi una carta per il 7. Imperatrice. Il 2 di pentacoli ragazzi può indicare o il tenere in piedi due cose e la dualità qua la vediamo tanto.
Anche qui abbiamo il carro che ci dice da che parte andiamo, a destra o a sinistra. È come se ci fosse qualche cosa che non riesce a concretizzarsi. Potrebbe essere quest'idea che farete fatica a concretizzare. Andiamo a vedere la temperanza. Regina di denari e 7 di denari. È come se vi dicessero che quest'idea ha bisogno del suo tempo e ha bisogno di pazienza e ha bisogno di attenzione affinché possa effettivamente essere una strada percorribile. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli. Abbiamo un 5 di pentacoli e una regina di coppe. C'è qualche tipo di attaccamento qui, eh? 4 di pentacoli ce l'avevate anche qui. Credo che siate attaccati ad una realtà che già avete e che con questa morte ha bisogno di essere trasformata, cambiata. Diciamo che la sacerdotessa vi invita a guardare nel lungo periodo. Non importa se una cosa è giusta o sbagliata, con la sacerdotessa bisogna semplicemente prendere atto che questa cosa esiste, che questa cosa c'è. Potrebbe anche fare riferimento ad un'intuizione che vi arriva all'inizio del periodo, quindi tenete presente che la lettura vale 30 giorni circa da quando l'ascoltate. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Abbiamo un cavaliere di spade e un 2 di coppe. Voglio una carta anche per il re. 6 di spade e 2 di spade. Datemi un altro 2. E guardate, 2, guardate, 2, 2, 2 di bastoni, 2 di pentacoli per il 3 di coppe. Tanta dualità in questo periodo. Potrebbe essere una questione di fare qualche tipo di scelta, qualche tipo di valutazione, qualche tipo anche di nuovo inizio, considerato l'asso di coppe qui. C'è da essere prudenti, sento, come vi dicevo prima, è come se ci fosse bisogno di sviluppare questo progetto o questa nuova strada. Quello che sento, ragazzi, è che avrete come l'idea di andare avanti da soli, di non allearvi con nessuno, di non sottostare alle regole di nessuno. Andiamo a vedere come dei consigli. Sacerdotessa nuovamente. Quattro di pentacoli nuovamente, sarebbe la terza volta che ce l'avete. E giustizia. Ho come l'idea che dobbiate tenere ben stretto quello che avete già costruito, ragazzi. Allora, quando la giustizia è al contrario può parlare anche di rottura di contratti. Quindi non vi nego che per qualcuno, perché abbiamo anche un 2 di coppa al contrario, può essere che ci sia come un inizio eventualmente di collaborazione per qualcuno, però è come se poi alla fine decideste di proseguire da soli. Andiamo a vedere i vari settori. Partiamo da quello che è il flusso economico, quindi potrebbe essere il reddito, per esempio, il lavoro dipendente o comunque il lavoro. Ehm, allora, devo dire che sento vi sforzerete parecchio in questo senso, ma
È come se i risultati non fossero pari allo sforzo che voi mettete, come se ci fosse una difficoltà a creare, ad espandere quello che già avete. Ehm, Sento che è come se aveste bisogno di trasformare qualche cosa all'interno del vostro lavoro. Allora, qui ci potrebbe essere una scelta per qualcuno, non lo so, cambio lavoro piuttosto che presto mi daranno l'aumento, anche questo potrebbe essere un qualche idea, qualche credenza limitante da dover lavorare. O se do tanto mi riconosceranno qualcosa, anche questo può essere una credenza limitante. E qui poi vi invitano come a iniziare qualche cosa di nuovo, ad andare avanti per una strada nuova, a sperimentare. Il matto letteralmente parla di fare il salto di fede e vi sento anche abbastanza, come dire, ehm, grintosi per provare a chiedere un aumento di stipendio, per eventualmente iniziare un'altra attività parallela al vostro lavoro attuale per incrementare il flusso d'entrate e lo vedo abbastanza positivo come periodo in questo senso. Se parliamo di investimenti, credo che qualcuno di voi possa iniziare a valutare o l'acquisto o la vendita di un immobile. Potrebbe essere una casa, potrebbe essere un palazzo, un garage. Diciamo che è una valutazione, per adesso non si vedono né contratti né precontratti né niente, è come se ci fosse un qualche cosa che state valutando. Mm? Ehm, Se dovessimo parlare magari di quello che avete già in piedi, quindi non lo può essere qualsiasi cosa, un progetto che vi, dà reddito, potrebbe essere, non lo so, un servizio che date aggiuntivo e che vi dà comunque una fonte di ingresso. Sento che potrebbe arrivare come una nuova valutazione di quello che già avete. Quindi è come un piccolo incremento, non lo so, se avete dei soldi investiti potrebbe essere come interessi, diciamo che quello che avete in piedi vi dà già qualche cosa, però secondo me è proprio quello che va trasformato, sapete? Perché qui abbiamo la morte, abbiamo il carro, c'è come da decidere che strada prendere, dove andare, che scelta fare, che cosa sostenere affinché possa entrare del denaro in più. Se parliamo di borsa e Bitcoin, anche qui ragazzi devo dire che potrebbe essere un periodo di alti e bassi, sinceramente. Non tanto elevati, però sì che ci sono dei periodi in cui, dei giorni in cui le cose vanno meglio e dei giorni in cui le cose vanno peggio. Anche qui, secondo me, il punto è capire se quel tipo di investimento, quel tipo di azione, piuttosto che bot, quello che volete, vi permette effettivamente di guadagnare, di stare sereni o se magari è il caso di cambiare tipo di investimento. Perché qui con la carta del carro può esserci veramente un cambio di direzione, o comunque una scelta da dover effettuare che dà il passo a questo matto. Quindi voglio dire, secondo me, c'è comunque un nuovo inizio. Per chi invece investisse in materie prime, non lo vedo un buon mese, ragazzi. Soprattutto se magari avete una ditta e volete fare un po' di magazzino. Sento che non è un buon mese per fare questo lavoro, ecco. E se state investendo in materie prime, nel senso che state finanziando magari qualche azienda,
o cose per lo stile. Anche qui cercate di essere prudenti in questi 30 giorni perché penso che potreste comprare ad un prezzo più alto di quello che realmente è la valutazione reale. State comunque attenti alle oscillazioni di borsa, del mercato del vostro settore. Per chi invece avesse dei redditi passivi, allora se fossero dati tipo da una casa in affitto, potrebbe essere che in questo periodo l'inquilino disdica il contratto. È come se poteste cambiare destinazione d'uso a quello che voi state affittando, o se non è un affitto, ma per esempio sono rendite da Amazon, da YouTube, sono rendite online, ehm, ho come la sensazione che anche qui sia il caso come di dare uno scossone al tutto, cioè come un cambio di direzione. Può essere che siate ancora in fase di valutazione, come vi dicevo all'inizio, sento come se si stesse per muovere qualche cosa perché avete tante due, tanta dualità, tanta scelta, alti e bassi. C'è due di coppe, due di spade, due di pentacoli, due di bastoni, di bastoni, due di pentacoli, la sacerdotessa che è un due, due volte tra l'altro, il carro che anche qui mi parla di dualità. C'è come sì, la valutazione tra due cose diverse o il prendere una strada piuttosto che un'altra. Se parlassimo di vincite, può esserci una vincita, ragazzi, per qualcuno. Non è grandiosa, è una piccola vincita, però secondo me, insomma, può uscire qualche capriccio importante, ecco. O non so perché mi hanno detto riuscirete a riparare la macchina, magari per qualcuno risuona. Andiamo a vedere qualche oracolo. Imprevisti e sfide, luglio. Quindi ragazzi può essere che ci siano come appunto degli imprevisti a luglio, quindi entro il semestre, diciamo così. Però quello che sento io è che è come se stesse in qualche modo preparando il terreno, state preparando il terreno per coprirvi le spalle, per stare al caldo. Ho come questa sensazione. Tenete presente che anche qui avete un mago e quindi io sento che sì, c'è come un nuovo inizio, una nuova direzione. Ok. Scegli di guarire. Lezione di oggi. Oggi è un giorno per riflettere sulle emozioni turbatrici e trasformarle in qualche cosa di positivo. Identifica un'area che hai da risolvere e che ti causa ira o sofferenza e domandati perché non sei ancora in pace. Concentrati sulla quantità di potere che sprechi in sentimenti negativi. L'obiettivo. Renditi conto che scegli di essere arrabbiato quando potresti scegliere di guarirti. Uh. Pratica l'arte della trasformazione e qui avete la morte. Esamina una situazione nella tua vita che ti sta togliendo il tuo potere. Trasformala in qualche cosa di positivo e mantieni questa prospettiva come disciplina spirituale per tutto il giorno. Quando lo spirito scivola verso la negatività, semplicemente respira. Dopo, prega per ritornare ad uno spazio interno di visualizzazione positiva.
L'obiettivo: metti in pratica l'arte della trasformazione. Tutte e due le carte, ragazzi, vi dicono di trasformare come le energie negative in energie positive. Come vi posso dire? Mettono il puntino sulla I, sul fatto che come noi ci sentiamo o le emozioni che decidiamo di vivere sono una nostra scelta. Ultimo oracolo. Il vecchio stagno, una rana che salta, plop. Quando sembra tutto apparentemente fermo, stagnante, avviene il cambiamento. Qualche cosa succede per cui l'acqua di questo stagno inizia ad incresparsi. Anche quando sembra tutto fermo, c'è vita, c'è movimento. Vi ricordo che i movimenti energetici sono o di espansione o di contrazione. Non si ferma mai l'energia. Il punto è che noi la vediamo ferma perché magari è talmente lenta da sembrare ferma. Amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto, però tenete presente che lo stesso lavoro lo potete anche fare da autodidatti attraverso la sezione degli abbonamenti. Chiaramente le credenze limitanti anche lì vengono trattate divise per settore, è chiaro che con un lavoro personale si va più nello specifico, però anche tutto il materiale che trovate in quella zona ha il suo perché e sicuramente avrà dei cambi positivi sul vostro modo di pensare. In più in quella sezione ci sono temi di metafisica, di metamedicina, tratto l'astrale, la kundalini, ci sono delle meditazioni per pulire e proteggere il campo energetico, insomma date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici. Per adesso ci sono 4 playlist, hanno le copertine lilla e sono numerate, vanno viste in ordine cronologico di numero, perché tutto quello che trovate lì è il riassunto di quello che io ho studiato in tanti anni, che io semplicemente ho condensato e messo lì a disposizione per aiutare anche voi nel vostro percorso di crescita. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!